Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima casacca che vedete sullo sfondo. A seconda del tipo di lavorazione potete realizzare uno splendido copricostume. Siete curiosi di vedere come l'ho fatto? Andiamo subito a vedere l'occorrente. Ecco cosa ci servirà per realizzare la nostra maglia. Anzitutto partiamo dal filo. Io andrò ad usare un filato di cotone, questo qui della marca Fiocco, della Tre Sfere, in queste 5 tonalità di colori. Dopodiché vi occorrerà un uncinetto del 3,5. Se vi piace il modello che ho realizzato con i bottoni vi occorreranno i bottoni, altrimenti potete anche non metterli, usare il fiore semplice. Ovviamente vi servirà un ago da lana e le forbici. Per quanto riguarda le colorazioni vi dico i codici. Allora, questo è un azzurro, il numero è 7608, purtroppo la macchina non me lo sta mettendo a fuoco, vediamo se riesco a farvelo vedere. 7608 è il codice di questo colore della Fiocco, che è un azzurro. Poi utilizzerò questo giallo che come codice ha il 7216, questo verde, il colore 7668, questo colore che sembra tipo un salmone, un misto tra il salmone e il corallo, colore 7271, e infine questo rosso, colore 7288. Ora procediamo con la realizzazione del nostro primo fiore. La realizzazione di questo progetto è davvero molto semplice e alla portata di tutti e per tutte le taglie. Si parte con la realizzazione di un singolo fiore, dopodiché lo si misura, nel mio caso il fiore misura 10x10, poi cosa si fa? Si prende la propria misura della circonferenza maggiore, che sia la vita o il bacino, e la si divide a metà. In quel caso si prende la dimensione del nostro fiorellino e la si aggiunge per quante volte serve ad arrivare a quella vostra misura. Dopodiché decidete anche l'altezza. Io per il mio pannello ho eseguito 5 fiori per la larghezza e poi ho voluto che la casacca fosse un po' più lunga del solito, ho aggiunto 6 fiorellini, quindi un totale di 50 x 60. Dopodiché sono andata ad applicare dei fiori, in questo caso ne ho applicati 3 per i due lati, per la manichetta. Adesso vi faccio vedere come realizzare il fiore. Per la realizzazione del primo pannello dovete prendere le vostre misure, che sia la semicirconferenza vita o la semicirconferenza bacino, tra le due la più maggiore. Quindi ad esempio la mia è 100, avrò un pannello che dovrà misurare 50 cm di larghezza. Per fare ciò eseguirò il primo fiore, vediamo se riesco a farlo più grande, e andrò a posizionare tanti fiori quanti occorreranno a raggiungere più o meno i miei 50 cm. Nel mio caso, avendo un fiore di 10x10, dovrò posizionare 5 fiori. Poi, dopodiché, realizzerò la lunghezza del mio pannello. Io nel mio caso la voglio un po' più lunga, circa 60 cm, e quindi andrò a posizionare i miei 6 fiori. Quindi questi saranno tutti i fiori che dovremmo realizzare solo per il corpetto. Per quanto riguarda la manica, in base alla lunghezza che decidiamo di ottenere, andremo a posizionare i vari fiori. Nel mio caso per adesso ho posizionato 3 fiori, ma poi andrò a vedere effettivamente la maglia indossata se mi piacerà come lunghezza. Se la vorrò più lunga aggiungerò dei fiori in più. Adesso eseguiamo insieme il primo fiore. Si parte da un anello magico, però lasciamo un bel pezzo di filo all'inizio perché poi servirà per cucire il bottone in seguito.
Se invece non volete fare come ho fatto io, non volete mettere i bottoni, fatelo anche un po' più corto. Facciamo un anello magico e al suo interno lavoreremo 6 punti bassi. Quindi un punto basso, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo il nostro anello magico e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. In questo modo. Poi mi alzo con una catenella e in ogni punto sottostante andrò a lavorare un aumento, quindi per ogni punto basso lavorerò 2 punti bassi per un totale di 12 punti bassi. Quindi entriamo nel primo punto ed eseguiamo il nostro punto basso, entriamo nuovamente, eseguiamo il secondo e così via per tutto il giro. Abbiamo realizzato i nostri 6 aumenti, quindi abbiamo un totale di 12 punti bassi. Andiamo a chiudere questo giro con un punto bassissimo. Adesso andremo a lavorare una catenella e nello stesso foro andremo a lavorare una maglia alta, quindi faremo una maglia bassa sormontata da un'altra maglia bassa, quindi entro con l'uncinetto nella catenella sottostante del primo punto basso ed eseguo un altro punto basso e questa sarà la nostra prima maglia alta. Nel punto successivo devo lavorare un aumento, quindi una maglia alta e una seconda maglia alta nello stesso punto. In questo giro praticamente dovremo lavorare una maglia alta e un aumento per tutto il giro. Il primo aumento l'abbiamo realizzato, adesso facciamo un punto alto normale. Nel punto successivo lavoreremo il nostro aumento, quindi 2 punti alti. Facciamo ancora uno insieme, dopodiché finiremo il giro. Una maglia alta normale e un aumento. In questo modo avremo un totale di 6 aumenti. Ho terminato anche questo giro, in totale abbiamo 18 punti alti. Andiamo a chiudere il giro entrando nella prima maglia del punto seguente e chiudiamo con un punto bassissimo. Questo è il risultato. In quest'altro giro andremo a lavorare punto su punto, quindi mi alzo con una catenella, nello stesso punto lavoro un punto alto. Potete eseguire le classiche 3 catenelle, ma io preferisco lavorare un punto basso sormontato da un altro punto basso. Quindi nello stesso foro, nello stesso punto, lavoro il mio primo punto basso sormontato da un altro punto basso e questa è la mia prima maglia alta. Poi 2 catenelle di separazione, senza saltare punti di base andrò a lavorare un altro punto alto. Dopo il punto alto eseguiamo le 2 catenelle di separazione e dobbiamo fare questo per tutto il giro. Quindi punto su punto, maglie alte intervallate da 2 catenelle.
Sono arrivata anche al termine di questo giro, eseguo le ultime 2 catenelle e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Mi alzo con una catenella e vado ad eseguire un punto basso nella maglia alta sottostante. Punto basso nell'archetto successivo, dopodiché eseguo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso devo saltare le 2 maglie alte successive e andrò a fare 3 maglie alte nei punti successivi, quindi un punto basso nell'archetto, il secondo punto basso sulla maglia alta sottostante e il terzo e ultimo punto basso nell'archetto successivo, per un totale di 3 punti bassi. Adesso nuovamente 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto le 2 maglie alte successive, entro nell'archetto e da qui eseguo 3 maglie basse, quindi 1, un punto basso sul punto alto sottostante e un punto basso nell'archetto successivo. Andrò a fare questo per tutto il giro, quindi 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto le 2 maglie alte successive, vado nell'archetto e faccio 3 maglie basse. E questo andrà ripetuto fino al termine del giro. Sono arrivata al termine anche di questo giro, ho eseguito 7 catenelle e adesso vado a fare il punto basso nell'archetto in modo da tornare ad avere i 3 punti bassi. Mi chiudo con un punto bassissimo nel punto basso successivo, mi alzo con una catenella. Adesso per il giro successivo farò un punto basso nel punto basso sottostante che corrisponde al punto basso centrale, quindi quello posto sulla maglia alta, e vado a fare 15 punti alti nell'archetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'ultimo, il 15°. Questo è il primo petalo. Adesso mi vado a chiudere con un punto basso sul punto basso centrale, quindi salto il primo, vado nel secondo che corrisponde al centrale e faccio il mio punto basso, dopodiché filo sull'uncinetto e vado a ripetere le 15 maglie nell'archetto successivo. E 15.
dobbiamo fare questo fino a terminare il nostro giro. Quindi dobbiamo fare un punto basso sul punto basso sottostante, in quello centrale, e un archetto con 15 punti alti. Ho terminato anche l'ultimo petalo composto da 15 punti alti. Adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo nel punto basso, dopodiché faccio 2 catenelle, taglio il filo e stringo bene il lavoro. Questo è il fiore terminato. Per quanto riguarda il bottone, vado a inserire l'ago nella codina che abbiamo lasciato, passo il filo sul davanti del lavoro in questo modo, prendo il bottone e andrò a cucirlo con 2 punti per lato, quindi entro nel foro del bottone, vado a posizionarlo correttamente al centro, dopodiché cucio con 2 semplici passate. La prima l'abbiamo fatta, e la seconda. Passo con l'ago nel foro adiacente ed eseguo nuovamente 2 punti di cucitura. Dopodiché andrò a nascondere la codina restante passando sul retro del lavoro. Una volta eseguito il primo fiore, dobbiamo eseguire il secondo e poi andremo ad unirli. Intanto vi faccio vedere il pannello che ho già realizzato. Abbiamo adesso realizzato questo fiorellino qua completo e vi faccio vedere come unire il secondo. Questo è il nostro primo fiorellino. Qui ho iniziato il secondo fiore, però siccome dobbiamo unirlo ai 2 petali, i 2 petali del secondo fiore li ho lasciati liberi. Ho eseguito 7 punti alti nel quinto petalo, nel quinto archetto, e con l'8º punto facciamo l'unione. Quindi prendiamo il nostro primo fiore, una volta fatti i 7 punti alti, vediamo se riusciamo a ingrandire un pochino, sfiliamo l'uncinetto dall'asola, prendiamo il nostro primo fiore e nel petalo che dobbiamo cucire sul rovescio contiamo 8 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'8º, nella parte frontale del lavoro, andiamo a inserire l'uncinetto in questo modo. Quindi questo è il dritto del lavoro, inseriamo l'uncinetto in questo modo, passando sul rovescio del lavoro, il secondo fiore sempre sul dritto, inseriamo l'uncinetto nell'asola che abbiamo lasciato libera, tiriamo il filo e lo portiamo all'interno del lavoro. In questo modo. Tiriamo la nostra asola e adesso andiamo a eseguire l'8º punto, sempre punti alti, in modo che il fiore adesso è cucito, e facciamo gli altri 7 punti alti normalmente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per un totale quindi di anche qui 15 punti alti. Io non ho tagliato il filo di questo fiore perché voglio già unirlo al primo pannello. Il primo petalo l'abbiamo unito, adesso dobbiamo unire anche il
secondo, perché dobbiamo iniziare a fare la base del primo pannello che è unito da 2 petali. Quindi vado ad eseguire nuovamente 7 punti alti, quindi qua abbiamo fatto i nostri 15 punti alti, vado a chiudermi con un punto basso sul punto basso centrale successivo, dopodiché eseguo le mie 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tiro l'asola, tolgo l'uncinetto dal filo, prendo il petalo successivo da cucire, vado nell'ottava maglia, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre partendo dal dritto del lavoro andando verso il rovescio, pesco l'asola che abbiamo lasciato in sospeso e la faccio passare all'interno del secondo petalo. Tiro il filo, non troppo perché sennò si accartoccia, e vado ad eseguire l'ottava maglia alta. Così con l'ottava uniamo i 2 petali. Adesso i 7 punti alti normalmente. 1, se vi sembra poi troppo largo stringete ancora un pochino. Io devo stringere ancora un pochino, ok? Quindi l'ottava maglia alta, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'ultima, la 15ª. Al termine del giro vado a fare un punto bassissimo sul punto basso successivo, in modo da terminare il nostro fiore. Faccio come di solito 2 catenelle, taglio il filo, tiro e vado a far sparire i 2 nodini tirando bene il filo. In questo modo abbiamo unito i primi due fiori. Adesso vado poi a mettere ovviamente il bottone come abbiamo fatto in precedenza. Una volta che avete realizzato i fiori che vi occorrono per la larghezza della vostra maglia, andrete a salire. In questo caso, quando andrete a cucire, vi ritroverete in questa situazione che dovete cucire solo un petalo. Quindi lavorerete i 5 petali, nel sesto farete 7 maglie alte, l'ottava la andrete ad unire al fiore sottostante, dopodiché proseguite normalmente. Quando vi andrete a spostare per fare la seconda striscia dovrete cucire 2 petali su questa sezione e 1 in questa, quindi 2, 1, 2, 1, e vi alzerete molto semplicemente in questo modo per tutta l'altezza della vostra maglia. Adesso io ho finito il primo pannello, vi faccio vedere come procedere. In questo caso ho deciso di non fare quindi un secondo pannello perché poi sarebbe un po' un pasticcio fare le cuciture laterali, ma andrò direttamente a cucire ogni fiore sul primo pannello. Quindi vado in questo fiore qua, utilizzo questi che abbiamo fatto insieme, questi fiori, ovviamente devo disfare i 2 petali, così. Quindi andrò a fare il mio fiorellino con 4 petali interi, lasciando liberi i 2 per cucirmi a questo punto. Quindi prendo l'uncinetto, vi faccio vedere ancora una volta insieme come unire i pezzi, vado a lavorare 7 punti alti, 7 punti alti nell'archetto, quindi 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Quindi, come abbiamo già fatto per unire questo il secondo fiore, facciamo in questo modo. Quindi tiriamo la nostra asola, vado nell'ottavo petalo del petalo precedente da cucire, 1 2 3 4 5 6 7, quindi entro nell'8, pesco il filo, tiro il filo e vado a fare l'ottavo punto alto. Quindi procedo normalmente. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mi vado a chiudere con un punto basso sul punto basso centrale sottostante, dopodiché una volta unito il primo petalo vado ad unire anche il secondo, quindi 7 punti alti, e vado ad unirmi al petalo nell'ottavo punto alto. Quindi vado ad unire anche questo ultimo petalo e vado a finire le maglie alte. Eseguite le nostre 15 maglie alte nell'archetto, vado a chiudermi con un punto bassissimo nel punto basso successivo. Faccio le mie 2 catenelle, tiro e vado a tirare bene bene il filo in modo da far sparire anche i 2 nodi. Ecco qua, abbiamo unito i due fiori nel primo pannello della nostra maglia. Adesso vado a mettere già i bottoni. Siccome ho deciso di posizionarli tutti nella stessa maniera, quindi da far combaciare le cuciture per ogni petalo nello stesso modo, ho tolto il primo bottone che abbiamo messo insieme e lo andiamo a mettere insieme nuovamente nel modo giusto. Quindi inserisco il mio filo nell'ago, prendo il bottone e lo vado a posizionare in maniera che sia uguale agli altri fiori, altrimenti se fossero storti non starebbero bene, perché comunque il filato si vede. Quindi vado a fare 2 cuciture per ogni foro. E 2. Così, come vedete, la cucitura è posizionata dritta come gli altri fiori. Vado sul retro del fiore e nascondo la codina passando nella lavorazione.
Allo stesso modo andrò a nascondere anche questa codina qua. Quindi man mano che vado ad unire i petali, vado a nascondere il filo di lavorazione e vado a cucire il bottone stesso. Così una volta che noi andremo a cucire l'ultimo fiore, la maglia sarà terminata, non avremo da fare ulteriori cuciture né a nascondere i fili perché l'abbiamo già fatto in precedenza. Quindi adesso non vi resta che iniziare a riprodurre il primo pannello. Quindi magari su un foglio di carta vi posizionate i vari colori così non ve li dimenticate e li unite come abbiamo fatto insieme, quindi con i due petali o con il singolo, in questo modo. Ecco, vi faccio vedere com'è il risultato una volta che ho unito i due fiori al primo pannello. Questo è il retro del primo pannello. Questi sono i due fiori che abbiamo appena montato, dopodiché andremo a montare gli altri e a cucirli sempre poi su questo lato libero del fiore del primo pannello. Quando ci alziamo li cuciamo i nuovi fiori sul pannello singolo, come vi ho detto prima. Per quanto riguarda le maniche, quindi avremo un petalo di qua e un petalo di qua, dobbiamo poi lasciare lo spazio libero per il collo. Io quindi quando andrò a unire i fiori, per comodità vado a inserire già dei marcapunti, andrò a cucire qua dove sto mettendo adesso il primo marcapunti. Qui non cucio niente perché è la parte del collo, quindi va lasciata libera. E andrò a cucire in questo petalo qua. Quindi questa qua sarà poi la mia scollatura. Quindi andremo a cucire i vari petali su tutte le altre parti, ovviamente lasciamo libero lo spazio del braccio. Cuciremo i fiori su questo lato, sulla parte sottostante della manica, su due fianchi, sull'altra manica, sempre fino a qua. Io adesso vado avanti e poi man mano vi spiegherò come ho fatto. Adesso, siccome devo posizionare l'ultimo fiore tra il secondo pannello e il primo eseguito, dovrò fare in questo modo. Questo è il primo pannello che ho eseguito, questo è il secondo. Dovrò eseguire un fiorellino con un solo petalo finito, dopodiché andrò a cucire i due petali successivi qua, eseguirò il singolo per intero e poi andrò ad unire gli ultimi due petali al primo corpetto. Terminato di cucire anche l'ultimo fiore, questo è il risultato. Adesso non ci resta che proseguire a cucire i fiorellini restanti per tutto il pannello. Ecco qua, sono arrivata a questo punto dove ho terminato di unire i fiori ai fianchi e mi ritrovo sul punto dove inizia la manica, quindi sotto l'ascella. Quindi ho realizzato una striscia completa di fiori unendomi solo tramite un petalo, quindi ho realizzato 5 petali completi e nel sesto mi sono unita col petalo del fiore sottostante. Dopodiché, siccome adesso iniziamo la parte alta della scollatura, ho realizzato un fiore con 5 petali completi perché nella parte centrale non dobbiamo unirci alla scollatura perché questa parte deve rimanere aperta. Mi sono unita con un petalo solo nel petalo del fiore sottostante. Da qui in poi, adesso, vi faccio vedere come si procede. I punti di unione sono diversi perché abbiamo la parte relativa della scollatura e ovviamente della manica da unire. Quindi una volta realizzato un nuovo fiore, io ne ho realizzato uno con 2 petali interi,
Nel terzo petalo andremo ad unirci al punto della scollatura. Con la formazione degli altri due petali ci uniremo ai due petali del fiore che abbiamo fatto in precedenza, quindi il fiore centrale, e nel sesto e ultimo petalo ci andremo ad agganciare nel petalo del fiore sottostante. Ecco qua, ho unito il fiore, questo è quello che ho ottenuto, quindi i punti di unione sono questi 4, e adesso andiamo avanti sempre allo stesso modo, quindi realizziamo un altro fiore, ci andremo ad unire prima alla spalla, poi ai due petali del fiore precedente, infine al petalo del fiore sottostante. Tutto qua. Ecco, qui siamo giunti al termine. Ho realizzato tutti i fiori, sia della manica sinistra che la manica destra dello scollo. Questo è il risultato. Questo è il punto spalla, questo è sotto dove c'è l'ascella. Per quanto riguarda la scollatura, io ho lasciato libero solo il fiore centrale e mi sono andata ad unire al petalo di questi due fiori. Però se volete una scollatura più ampia potete lasciare liberi i 3 centrali e unire quelli opposti, gli altri due opposti, quindi avendo più margine di ampiezza per il collo. Qua c'è l'altra manica. Io l'ho fatta più o meno a 3/4, ma come se vi piace di più potete realizzarla più corta, quindi facendo meno fiori, realizzando proprio tipo una t-shirt. Questo è tutto il corpetto. Vi dico anche già le mie misure. Per quanto riguarda la larghezza del corpo, io ho una misura di all'incirca 50 cm, però la maglia è comunque elastica ed è molto larga. Per una lunghezza io l'ho voluta un po' più lunga, che coprisse praticamente i fianchi, quindi ho una maglia che è lunga 65 cm circa, e questa è la mia idea. Potete realizzarla come ho realizzata io, con vari colori, oppure anche con un colore solo, viene molto più elegante. Tipo, ad esempio, potete farla tutta bianca o tutta nera, un po' più corta, tipo così. Oppure potete allungare ulteriormente la maglia e renderla tipo un copricostume, oppure un abito. Ovviamente dovete mettere qualcosa sotto perché è molto molto traforata, e questo è il risultato finale. Siamo giunti al termine di questo tutorial, il progetto è terminato, e se volete realizzare il copricostume non vi resta altro che fare un po' più di fiori per allungare notevolmente la casacca. Potete togliere un po' di fiori nelle maniche, quindi realizzarle un po' più corte, potete realizzarle più lunghe, a voi la scelta. Io spero che il tutorial sia stato chiaro da seguire, che vi siate divertite, ma soprattutto rilassate a realizzare questo progetto insieme a me. Io vi mando un abbraccio, un saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!